Ragazzi, bentornati in questo viaggio dentro HPP. Rinnovo anche in questa seconda parte un ringraziamento a Mark per l'opportunità di poter recensire l'HPP JBV 3 pedali. Lo ringrazio per avermi supportato, per aver creato questa fantastica storia che c'è dietro questa recensione. Ma entriamo subito nel vivo della review e ci vediamo dopo la sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per terminare la recensione dell'HPP Pedal JBV e per parlarvi del freno. Sono contento che ve ne parlerò in un capitolo a parte perché anche in questo caso, ragazzi, c'è molto da raccontarvi su quelle che sono le peculiarità di questo pedale. La parte della struttura, come già ho detto nella prima parte della recensione, è condivisa da tutte e tre i pedali, quindi anche il pedale del freno ha la medesima struttura totalmente in alluminio, nella parte del pedale nichelato e con questo colore lucido. E ragazzi, vi voglio dire il primo difetto di questa pedaliera: non potete toccarla che subito rimangono le ditate. Infatti l'ho pulita 500 volte per poter fare questa recensione, ma naturalmente una volta montata così è e così rimane. Nella parte sotto del pedale invece hanno utilizzato blu, sempre come stesse caratteristiche dell'acceleratore e della frizione. Anche qui potete montare queste staffette laterali per poterlo inclinare in maniera più semplice, ma naturalmente sempre tramite questo perno qui potrete scegliere l'inclinazione anche da montato che può avere il pedale. E sempre in questa parte qui vicino al perno di rotazione ci sono i due grani che vi consentono in maniera millimetrica andare a togliere ogni minimo gioco. Questo per chi si fosse perso la prima parte, naturalmente ve lo riracconto nel dettaglio perché è un aspetto molto particolare che ho trovato soltanto in questo genere di pedaliere qui. C'è la possibilità tramite dei grani andare a togliere il minimo gioco che si può avere tra il Teflon e la parte strutturale del pedale e quindi avere un pedale sempre solido al 100%. Per quanto riguarda la parte della pedana dove appoggiate il piede, in questo caso è della stessa altezza della frizione ma un pochino più largo, proprio che andrà a distinguere tutte e tre i pedali. A me questo genere di linea qui traforata piace molto racing rispetto al modello precedente, o almeno quello che avevo recensito più di un anno fa. Anche in questo caso nella parte sopra c'è questo inserto in plastica sempre costruito, progettato da Mark per aiutare il grip sul pedale, sia che utilizzate le scarpe sia che utilizzate i calzini. Sempre per chi si fosse perso la prima parte della recensione, ragazzi, questo genere di prodotto è progettato e realizzato nel minimo dettaglio, nel minimo componente, tutto da Mark, tutto da HPP. E arriviamo a quello che è il canto del cigno di HPP, l'aspetto che mi ha fatto innamorare di questa pedaliera, ed è la parte dell'idraulica. Ragazzi, spettacolare, spettacolare, spettacolare. Allora, in questa parte si è rigrafata la scritta HPP, ma proprio quando ce l'avete tra le mani, ragazzi, vi sembra un gioiello di tecnologia. È pazzesco, molto simile a quello che era il progetto PRX, ma in questo caso ha portato molte migliorie, molte di quelle migliorie che io consiglio anche a chi vuole produrre pedaliere con sistemi idraulici, a prescindere che vengano utilizzati sistemi già usati nel reale, perché in questo caso tutta la parte del master, tutta la parte dello slave è tutto progetto HPP. E qui dentro c'è il cuore di quello che è l'ingegneria, di quello che è l'esperienza che Mark ha fatto nel mondo della simulazione. E inizio subito con raccontarvi alcune peculiarità di questo progetto. Il primo, che è snodato sia nella parte retro sia nella parte frontale, quindi consente al master di essere sempre allineato e seguire sempre totalmente il movimento del piede. In questo caso, ragazzi, io non ce la faccio con le mani. Molti mi reputano Hulk, l'ho detto già in molti video, ma anche in questo caso io così a mano non riesco a metterci abbastanza forza neanche per... Ecco, non ce la faccio per comprimerlo di 1 millimetro. Detto questo, come vi dicevo, tutta la parte del master ha lo snodo anche dietro e consente quindi di lavorare sempre in maniera dritta.
Questo che cosa significa? La maggior parte delle idrauliche per uso automobilistico nella parte frontale hanno uno snodo. Nel momento in cui il pedale viene premuto non entra all'interno del master in maniera lineare. Ragazzi, parliamo veramente di piccole sfumature, ma questo consente un movimento ancora più fluido rispetto a quel genere di scelta lì. Oltretutto, in questo caso, come già vi ho detto quando ho fatto la recensione di altre pedaliere idrauliche, avere una struttura di master e cilindro diretti, totalmente collegati, evita la possibilità di qualsiasi perdita. Infatti, sinceramente, di questo genere di modelli qui, ma anche dei più vecchi, non ho mai sentito parlare di perdite, quindi credo che il progetto sia davvero molto valido. Oltretutto, la parte della struttura interna, proprio tramite il progetto, la progettazione ad hoc per il nostro utilizzo, quindi con guarnizioni più adatte a questo genere di utilizzo qui, siamo nella totalità di sicurezza per quanto riguarda le perdite, perché è un circuito totalmente chiuso. Non ci sono neanche vaschette di recupero, come ci sono nella maggior parte di questo genere di progetti qua, e infatti è l'unica pedaliera idraulica al mondo, credo, io ho detto mi sbilancio sempre nel dire al mondo perché potrei non conoscere qualcosa, che può essere montata e utilizzata anche al contrario, direttamente così come vi viene venduta, perché non c'è problema nell'utilizzarla in qualsiasi verso, non ci saranno perdite e funzionerà perfettamente, cosa che non è possibile quando avete una vaschetta di recupero, dovete comprare per forza il modello specifico per essere montato al contrario, perché quella vaschetta serve per mantenere sempre la pressione all'interno del master e dello slave per togliere ogni possibilità di bolle d'aria. In questo caso, ragazzi, siamo nella perfezione più totale, non ci sono problemi di nessun tipo. Ragazzi, un'altra unicità di questa pedaliera risiede nel master. Questa è l'unica pedaliera al mondo idraulica, come già vi ho detto, che non ha la parte del contenitore di recupero olio. Tutte le pedaliere che hanno questa peculiarità di contenitore di recupero hanno all'interno in questa parte una piccola valvolina. Nel primo movimento, nei primissimi movimenti che fa il cilindro all'interno del master, va a chiudere questa valvolina in modo che si crei compressione all'interno del master che poi vada a spingere all'interno dello slave. In questo caso, ragazzi, non c'è il contenitore di recupero e ragazzi non c'è neanche questa valvolina. E questo in cosa si traduce? Già dai primissimi movimenti che fa il perno che entra all'interno del master avrete direttamente segnale che agisce sul movimento, perché tutto già qui all'interno è già in compressione. Ragazzi, l'unica al mondo. Questo ecco perché io ogni volta racconto queste storie con questa enfasi, perché il progetto che c'è dietro questa pedaliera, ragazzi, è davvero unico. Arriviamo adesso allo slave, anche questo tutto progetto HPP, tutto progettato da Mark. E anche qui sempre migliorie nelle guarnizioni e nel funzionamento per essere totalmente esente da qualsiasi tipo di trasudo. Ed è quello che io mi aspetto e la cura che io mi aspetto quando pago un determinato prodotto queste cifre, perché vi ricordo che stiamo nella fascia alta del mondo sim racing. Ma ragazzi, le peculiarità di questa pedaliera non finiscono qui. La parte degli elastomeri. Nella scatola ve ne vengono forniti vari, ce ne sono 5 di diverse durezze. Anche questi, ragazzi, progettati, costruiti, inventati da Mark. Non vi nego che anche quelli che faccio da un po' ho preso spunto da quella che è la sua idea, ma questa volta, ragazzi, ha portato questo genere di progetto a un livello ancora più alto. Vi faccio vedere una cosa. Nella parte delle intersezioni dei vari elastomeri ha creato con questa sorta di O-ring la possibilità di andare per singolo elastomero ad indurirne solo una parte. Cioè, ragazzi, è pazzesco. A prescindere dalla combinazione che avrete utilizzato, potrete anche in maniera più millimetrica, più precisa, a prescindere lo shore, andare a indurire solo una singola parte per creare ancora più possibilità nella regolazione. Ragazzi, è pazzesco. Io sono un amante anche degli elastomeri, lo sapete perché ne progetto ormai da un bel po'. Lui ha alzato ancora l'asticella. Anziché, come vedo altri, inventarsi delle cose che non hanno senso, lui ha alzato veramente l'asticella un'altra volta anche sul progetto degli elastomeri. Davvero, davvero
molto belli. Nel caso specifico dell'HPP JBV, gli elastomeri prendono una connotazione un pochino diversa dagli altri progetti. Questo perché è fondamentale nella prima calibrazione andare a scegliere quelli più adatti a voi. Innanzitutto vi manderò in sovrimpressione una slide che ha fatto Mark, in cui vi spiega, sicuramente molto meglio di me, quelle che sono tutte le variabili della combinazione di elastomeri che andrete a scegliere e che vi daranno la possibilità di sfruttare la vostra pedaliera sia con un piede molto morbido sia con un piede un po' più hard, tipo il mio. E infatti, come potete vedere anche dallo schema, la combinazione nero e arancione è una delle combinazioni un pochino più dure, anzi io in questo caso ho utilizzato anche Oloring per indurirne una piccola parte. Ma perché vi dico diventano fondamentali? Perché la corsa totale del pedale, a prescindere gli elastomeri che voi potrete montare, non è molto lunga. Questo per vari motivi tecnici. Il primo su tutti è che anche premendo con la massima forza, quindi arrivando a battuta di quello che è il master, voi non potrete comprimere gli elastomeri più di un tot. Questo in prima battuta cosa consente? A chi piace una corsa molto morbida e che non vuole premere con molta forza del pedale, montando elastomeri molto più morbidi non permette che questi si comprimano oltre le loro possibilità. Questo perché? Perché ragazzi, qua sfatiamo anche un altro mito: più l'elastomero è morbido e più se lo premete con una forza molto consistente rischierete di andarlo a rompere. In questo caso lo slave, non potendo fare più di un tot di corsa, va a preservare quello che è l'elastomero stesso, anche la parte di elastomeri più morbidi. E questo è un primo motivo per cui è stata fatta questo tipo di scelta. In realtà ho visto adesso una pedaliera nuova, la Invicta, che ha creato una sorta di fine corsa sull'elastomero proprio per ovviare a questo genere di problemi, perché naturalmente più si utilizzano elastomeri morbidi e più si rischia, utilizzando una pressione eccessiva, di andare a superare quelle che sono le caratteristiche tecniche e quindi andare a rompere l'elastomero. In questo caso non romperete mai nulla, perché tutto è studiato per lavorare al massimo. Ragazzi, lo so, è proprio qui che trovo le differenze rispetto a tutti gli altri progetti. Ogni cosa è studiata nel minimo dettaglio. Ma un altro aspetto molto importante che va a inficiare questo genere di progetto qui è che sia che utilizziate elastomeri morbidi, sia che utilizziate elastomeri più duri, proprio perché la corsa è limitata, quindi dovete fare una scelta molto ponderata nell'elastomero che andrete a fare, ma andrete a sfruttare sempre al massimo l'elettronica, in questo caso sensore di pressione. Anche in questo caso faccio una piccola premessa. Naturalmente ve lo faccio vedere, anche se Mark naturalmente lo tiene ben nascosto. Parliamo di un sensore di pressione di alta qualità. In realtà per la PRX mi sembra, ho visto il ricambio costa $170, ma comunque sensori di pressione di alta qualità, ragazzi, parliamo oltre €100 per acquistarne uno. In questo caso vengono sempre sfruttati al massimo, sia che siate persone che premete poco, sia che siate persone che premete molto come me. A secondo dell'elastomero che voi andrete a montare, andrete a sfruttare sempre molto segnale reale del pedale. Ragazzi, è proprio qui. Tutti che cercano la sensibilità nella frenata o in tutti i pedali, la prima peculiarità da andare a vedere è lo sfruttamento del segnale vero, del sensore, non quello interpolato, perché una volta settata vi darà sempre 0, 65.000 e rotti, 64.000. Non quello, perché quello è il segnale interpolato, è quello che legge poi la porta USB. Il segnale vero è la percentuale di segnale che può darvi il sensore. In questo caso, in tutti e tre i pedali, perché non l'aveste visto, andasse a rivedere la recensione dell'acceleratore e della frizione, perché anche lì c'è lo stesso studio, c'è la stessa cura per andare a sfruttare quasi al 100% i sensori utilizzati. Ragazzi, è pazzesco. È pazzesco. E anche in questo caso mi viene da dire, è l'unica pedaliera che conosco che nella configurazione morbida, nella configurazione dura, vi fa lavorare tantissimo sul segnale reale del vostro sensore. Adesso ragazzi mi ricalmo un attimino e continuiamo la recensione. Altra particolarità molto carina: nella parte della regolazione degli elastomeri, come vedete,
c'è questa rondella con un puntino. Questo vi servirà anche per future regolazioni, per rendervi conto quanto precarico avrete dato agli elastomeri, in modo da poterlo riposizionare nello stesso punto. Anche questa è una regolazione molto simpatica per chi si mette là e spesso smanetta per cercare di ricordarsi qual era il settaggio precedente. In più, altro aspetto molto importante, la regolazione si può fare totalmente nella parte frontale. Soprattutto nel mio caso, in cui ho la postazione incastonata, come dico sempre, in questo angolino qui, poter accedere alle regolazioni del freno, alla sostituzione degli elastomeri direttamente nella parte frontale, mi aiuta non di poco le regolazioni al volo. Non mi devo più di tanto sbattere per andare nella parte dietro e dover fare delle regolazioni. In questo caso svitate nella parte frontale, cambiate, montate e fate quello che volete. Ragazzi, il progetto è veramente di alto livello. Naturalmente, provandolo soltanto uno riesce a capire che tipo di fluidità si riesce a avere sotto il piede, e anche in questo caso voglio fare una piccola premessa, questo anche perché già prima di me Sim Racing Garage o anche Boost Media, anche non ha in realtà ancora recensito questa pedaliera, ma ne ha recensite altre con idraulica. Questo perché sempre molti espertoni del sim racing parlano che premere un elastomero è sempre la stessa cosa. Io, come Sim Racing Garage e Boost Media, vi ripeto un altro concetto. Premere degli elastomeri quando a monte c'è un sistema idraulico, ragazzi, è totalmente un'altra cosa. Non soltanto per il discorso del segnale, perché poi anche il segnale ha delle sue peculiarità, adesso ve ne parlerò, ma soprattutto per quanto riguarda proprio il feeling sotto il piede. Il tipo di fluidità nel movimento non vi farà sentire che state premendo in maniera diretta su una gomma, ma questa si andrà a comprimere dopo che c'è tutto il sistema idraulico che andrà in compressione. E ragazzi, è un'altra cosa. Può piacervi, può non piacervi, provatelo prima di parlare, ma provatelo con attenzione. A mio avviso, con tutte le pedaliere che ho provato fino ad oggi, ancora questo è il mio, a prescindere che sia la KPP, perché in realtà vi dico anche la Racework che ho provato è veramente di altissimo livello quel freno, a mio avviso come feeling sono i migliori attualmente disponibili. Arriviamo adesso alla parte elettronica che è contenuta all'interno del pedale del freno. È un'elettronica a 12 bit, ma come vi ho detto ragazzi, in questo caso sfruttata quasi al 100%. Oltretutto vi ricordo che anche case molto importanti utilizzano ancora elettroniche a 12 bit. Questo perché utilizzare 16 bit, per quanto molti dicono è molto più segnale, ragazzi dovete vedere sempre il segnale reale del vostro sensore. Andare ad aumentare così tanto quella sensibilità va a aumentare anche il rumore. Lo sente, ma lei non dice niente. Voi non lo vedete questo rumore perché tramite la programmazione della scheda viene sedato, ma vi assicuro ragazzi che c'è. Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Più si aumentano i bit, soprattutto nel caso di questi sensori che hanno sempre un po' di rumore di segnale, e più aumenta e si amplifica anche quel genere di rumore. Quindi non è sempre un bene utilizzare una scheda a 16 bit, a meno che non sia una scheda di altissimo livello, come per esempio è la scheda del SynCube 2, motivo per cui vi porto sempre a ragionare. Racework, che ho recensito poco tempo fa, perché non l'aveste vista l'andasse a vedere la recensione. Se viene utilizzata tramite SynCube, utilizza una scheda a 16 bit. Se viene acquistata la scheda separata, per chi non ha un SynCube, è una scheda a 12 bit. E vi lascio una domanda: ma secondo voi quelli di Racework non erano capaci di utilizzare una scheda a 16 bit? Ragazzi, vi dico sì, hanno preferito una scheda a 12 bit. Ragazzi, ragionate, poi potete essere più o meno d'accordo con quello che dico, però l'importante è che spero di aiutarvi a portare a fare dei vostri ragionamenti personali. Torniamo a noi, elettronica a 12 bit e le connessioni dei pedali vengono fatte direttamente sul pedale del freno, acceleratore e frizione, e dall'altro lato connettore USB tipo stampante per essere collegata al PC, e infatti non avete bisogno di null'altro. All'interno della scatola pedali e cavo, e naturalmente se l'avete richiesti i vari accessori. Quindi come prima cosa andatevi a tarare a scegliere gli elastomeri giusti per la vostra configurazione e poi ragazzi divertitevi. Ma adesso vi mando un video per farvela vedere in azione. Allora, per quanto riguarda la calibrazione dell'HPP, io utilizzo sempre il mio fidato DX-Tweak. Naturalmente la mia è già tarata, ma vi faccio capire come funziona. Innanzitutto iniziamo dal
acceleratore e vi porto a notare nel segnale RAW a che valore arriva, 3645. Fate conto che la lettura di un sensore per quanto riguarda una scheda a 12 bit è 4096. Quindi ragazzi, con tutto che ho una corsa un pochino accorciata rispetto al normale, guardate quanto segnale. Questo significa tanta sensibilità in tutte le posizioni. Io come massimo, come vedete, ho 3637. In realtà come massimo ho settato, ecco qui nella schermata dell'acceleratore, 3450. Questo per avere un piccolo margine, vedete che se anche non premo totalmente il pedale dell'acceleratore comunque avrò il full gas. Questo per una questione di comodità, è una sorta di zona morta nella zona alta. Idem per quanto riguarda la parte bassa, come vedete il mio minimo è 145, io ho settato 165. Questo per avere un pochino che se appoggio anche un pochino il piede non succede nulla, vedete un pochino il potenziometro percepisce che sto appoggiando il piede, però il segnale non si muove. Per quanto riguarda poi il valore intermedio, io ho messo 1800, ma il calcolo da fare è sommare il massimo e il minimo e dividerlo per 2. Passiamo ora alla frizione. La frizione, stesso discorso. Anche qui ragazzi vi invito a vedere che ha più corsa quanto segnale del potenziometro va a leggere, cioè quanto segnale reale legge questo pedale. Praticamente sfrutta totalmente il segnale del potenziometro, e questo è anche un grande plus che ha questa pedaliera, sfruttare veramente al massimo la tecnologia di cui è dotata. Anche in questo caso quindi una piccola zona morta per la parte iniziale, vedete il segnale RAW mi segna 27-28, io ho messo 45 e per la parte finale 3932 e io invece ho segnato 3085. Naturalmente questo è l'asse Y. Sempre per quanto riguarda la zona intermedia, sommate minime e massime e dividete per 2. Soprattutto per quanto riguarda la frizione, in realtà potrebbero esserci delle piccole variazioni per quanto riguarda la metà. Potete scegliere di non avere un discorso completamente lineare proprio per come funziona, vedete, questo pedale. Arriviamo poi al pedale, quello che consideriamo un pochino più complicato, per cui molti ragazzi si perdono, il pedale del freno sull'asse Z. Per quanto riguarda il freno, il discorso per il minimo è sempre lo stesso, in questo caso leggete 460 e io ho segnato 630. In realtà qua ho dato una zona morta un pochino più grande, perché può capitare che voi appoggiate il freno, vedete, appoggiate il piede sul freno e io non voglio che in quel momento percepisca nessuno, perché la cella è un tipo di sensore molto più sensibile rispetto ai potenziometri, quindi ho dato una zona morta di qualche punto in più. Per quanto riguarda il massimo, io una cosa che faccio è premere con la massima forza con cui io intendo frenare quando gioco. In questo caso vediamo, come vedete, io sto intorno ai 2002, per me la massima forza. In questo caso, come vedete, ho dato come massimo 2002, anche lì mi sono dato un pelino di agio. In realtà non è detto che dovete lavorare anche qui come gli altri pedali, perché per esempio per alcuni giochi come Racing consiglio in realtà di mettere un velo di più di quello che è la vostra forza massima di frenata, per tentare di non andare mai a saturare il segnale mentre giocate, perché su Racing il freno diventa molto più importante e va utilizzato in un modo leggermente diverso rispetto ad altri giochi. Per quanto riguarda poi la parte centrale, sempre solito discorso, ma in questo caso potete sempre lavorare per crearvi una sorta di curva per come il pedale percepirà la frenata. Naturalmente già con un sistema idraulico non si ha una linearità completa come si ha con altri tipi di pedali, ma magari secondo vostre esigenze potrete decidere di dare qualche punto più, punto meno alla zona centrale. E questa è la calibrazione di questa fantastica HPP.
ragazzi, che dirvi, naturalmente questo è il secondo video che faccio su questa pedaliera e sicuramente avrete capito che sono un pochino innamorato di questo genere di prodotto. Ciò non toglie che cerco di essere il più imparziale possibile per cercarvi di farvi capire le peculiarità che potrete trovare su un tipo di progetto del genere. Spero anche da tutti i video che vi ho mandato che riusciate a capire quali sono tutte le caratteristiche che questo prodotto offre e perché anche io me ne sono innamorato. Naturalmente è un prodotto che costa molto, perché parliamo di $1.145 per la versione 2 pedali e $1.495 per la versione 3 pedali. Però ragazzi, quando spendete determinati soldi, vi assicuro che il prodotto che vi arriverà sarà all'altezza delle vostre aspettative. Avrà tutte le attenzioni per un prodotto che costa quel tipo di cifra lì. Per quanto riguarda il feeling sull'acceleratore, come ho detto, amo di più le molle a torsione, ma anche in questo caso la totalità di assenza di gioco del pedale offre una sensazione di fluidità di altissimo livello. Nel mio caso utilizzo sempre una corsa abbastanza corta del pedale e dell'acceleratore, per mio gusto personale mi piace di più così, e l'ho trovata davvero convincente. La pedana che ha scelto questa volta marca l'ho trovata anche migliore rispetto al modello precedente che avevo recensito un anno fa, e la possibilità di sfruttare tutto quel segnale offrirà sempre sotto i vostri piedi una sensibilità di altissimo livello. Poi ragazzi, la frizione è pazzesca, pazzesca soprattutto nelle partenze, cioè riuscire ad avere quel controllo totale su ogni micro movimento del vostro piede, soprattutto nella fase in cui dovete rilasciare solo una parte, tenere poi rilasciare quell'altra. Ragazzi, il controllo è totale. Io l'ho trovato soltanto in questo genere di prodotto qua. La consapevolezza di capire in che punto ci si trova della corsa l'ho trovato solo qua. Naturalmente è una sensazione che viene sfruttata soprattutto nella partenza e quindi tante volte ci si può chiedere se può o non può valere la pena spendere tutti quei soldi anche per una frizione che dia anche sì tutte queste peculiarità qui, però che viene utilizzata così poco. Questo naturalmente ognuno fa le proprie scelte. Nel mio caso, che sono un amante del cambiatacca, l'ho trovata fantastica, ma anche nelle cambiate più veloci, proprio perché tutto il movimento è assistito dal passaggio su queste cam, la sensazione che avrete sotto il piede sarà sempre molto consistente, molto nitida, più nitida rispetto a qualsiasi pedale della frizione io ho provato fino ad oggi. Non va a sparire nemmeno nelle pestate più veloci ed è quello che un pochino mi ha lasciato veramente a bocca aperta. E poi ragazzi, il freno. Qui faccio una postilla. In realtà ho provato, come sapete, anche il freno della Racework e vi dico ragazzi che a livello di feeling se la battono. Sono due pedali veramente fantastici. A livello di pedali idraulici i migliori che ho mai provato. Il pedale dell'HPP veramente offre in più con i suoi elastomeri una possibilità di settaggio di fino ai massimi livelli. Mark, veramente devo fare un plauso anche al mondo degli elastomeri, che naturalmente ha sconvolto il mio mondo, perché io ho preso molto e da sempre ispirazione da quello che è stato il suo progetto sulla prima JBV, ma con l'evoluzione di questi O-ring, che naturalmente un pochino mi ispirerò anche a questa sua cosa, ma ragazzi porta il livello di settaggio di fino a un livello ancora più alto. Naturalmente anche in questo caso va fatto tutto un lavoro a monte per cercare di capire quali sono le proprie esigenze, ma una volta trovate ragazzi, montate e ve lo scordate. Dovrete soltanto andare a regolare un pochino la precompressione e ragazzi, problemi finiti. E proprio a proposito del precarico che si possono dare sugli elastomeri, anche in questo caso voglio fare una piccola postilla, sempre per il mondo degli elastomeri. Nel caso delle pedaliere idrauliche, dare precarico non comporta altro che dare precarico agli elastomeri. La parte del sensore rimarrà invariata, cosa che in realtà non avviene quando si usano elastomeri dirette con celle di carico. Tutte le volte che andrete a dare precarico ai vostri elastomeri, alla vostra molla, a tutto quello che avete dietro il vostro sistema di precarico, andrete a togliere segnale vero al vostro sistema, perché la cella aumenterà la parte di zona minima. Nel caso di tutti i sistemi idraulici con sensori di pressione potrete dare tutto il precarico che volete, ma la vostra quantità di segnale rimarrà sempre la stessa. Faccio questa sempre postilla perché è il segnale che dà la sensibilità, è la possibilità di avere il segnale il più ampio possibile che vi dà, a prescindere dalla corsa, la sensibilità sulla frenata. Anche in questo caso vi dico, tutto sfruttato ai massimi livelli. Ragazzi, penso di avervi detto
soprattutto, e sinceramente sono curioso di capire dopo questi 2 video che ho fatto molto lunghi sulla HPP JBV che cosa ne pensate voi, che cosa avete notato, magari se avete notato qualcosa che vi è piaciuto, se anche a voi ha stupito e colpito questo progetto. Io spero con la mia passione di avervi trasmesso tutto l'amore che c'è dietro questo genere di progetto qui fatto da Mark. Adesso con il modello JBV praticamente è il suo canto del cigno del mondo delle pedaliere. Naturalmente per chi volesse acquistarla metto il link in descrizione. Spero che apprezziate questi prodotti nuovi che sto portando nel canale, soprattutto perché siamo sempre abituati ai soliti prodotti che vengono presentati qui in Italia, ma invece ragazzi nel mondo ce ne sono tantissimi di altissimo livello e sono felice di avere la possibilità di portarveli qui nel canale, di poterveli presentare e farvi aprire un po' gli occhi su quelli che potrebbero essere prodotti diversi da quelli a cui di solito siete abituati. Con questo ragazzi ringrazio ancora infinitamente Mark, grazie. Vi ricordo sempre MDS Simparsa, andatevela a cercare su Facebook, mettete un bel mi piace, è il primo posto dove pubblico tutti i miei lavori. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, andatevi a vedere anche quell'altro, anzi una volta vedetevi prima quell'altro e poi vedetevi questo, ma è uguale. Mettete un bel like a tutte e due, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!